Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. L'argomento è il naso. Anche questa parte del viso può sembrare semplice, ma se andiamo più nel dettaglio ci accorgiamo che è composto da molte forme, alcune anche complesse. Ne esistono di molti tipi, di varie forme e dimensioni. Ho provato a scolpirne qualcuno su questa tavoletta di legno e come potete vedere sono molto diversi uno dall'altro. Tipo il primo qui è abbastanza regolare, dritto, tipo caucasico, stretto, o questo un po' più adunco, questo magari può ricordare un pugile col setto nasale rotto, o questo all'insù un po' più carino, che punta verso l'alto, o questo un po' più largo e tondeggiante, ma ne esistono di svariate forme. Se prendiamo questo, a differenza del modello iniziale, si può notare che è più largo, ricorda molto di più un naso africano. Il naso caratterizza i volti dei nostri personaggi. Può cambiare totalmente l'apparenza di un volto. Inoltre, in alcuni modelli tipo questo, può essere il punto focale del volto. Questo naso enorme del nano è la prima cosa che notiamo. O diversamente, in questo modello con corna, zanne, un viso mostruoso, il naso passa in secondo piano. Come sempre il teschio ci viene utile per capire da dove arrivano le forme del naso, in quanto per metà è formato da una struttura ossea, che è questa, la parte superiore e anche nella parte inferiore dove si attacca verso la bocca, questa, e per il resto è formato da cartilagini e tessuti adiposi. Qui ho raccolto un po' di immagini trovate su internet con i vari tipi di naso. Iniziamo con la vista frontale del naso, cercando di scomporlo in forme geometriche più identificabili. Nella parte alta è questa zona a forma di trapezio che si chiama glabella o keystone e fa parte, diciamo, dell'inizio dell'attaccatura del naso, però è più verso la fronte. Sotto la glabella inizia la parte ossea del naso e la possiamo semplificare come un'altra forma a trapezio, con l'inclinazione si allarga verso il basso. Scendendo abbiamo un'altra forma a trapezio all'opposto di quella disegnata in rosso dalla parte ossea. Questa è formata da cartilagini. Infine abbiamo la punta del naso, potremmo semplificarla con una forma tonda, e le due parti laterali, anche loro le semplifichiamo con due sfere, piccoli pallini. In realtà le forme non sono così, sono un po' più complesse, tipo quelle che sto disegnando adesso. Però noi quando andremo ad aggiungere l'argilla, il materiale alla nostra scultura, inizieremo con 3 sfere che andremo successivamente a scavare con i nostri strumenti, con le mirette, i loop tool.
Una cosa interessante da notare è che il punto più largo della parte centrale del naso è dove c'è la giunzione tra la parte ossea e la parte cartilaginea, tra i due trapezi che ho disegnato. Quella è la parte più larga del naso e anche il centro del naso. Adesso, con l'aiuto delle foto che abbiamo visto in precedenza con i vari tipi di naso, vedremo che anche se sono nasi differentissimi uno dall'altro, riusciamo a individuare le forme geometriche semplificate che ho visto prima, i trapezi e le tre sfere. Le persone asiatiche generalmente hanno dei nasi molto più piccoli e dalle forme più delicate. Però se andiamo a guardare bene riusciamo a individuare anche qui i nostri punti anatomici. Nonostante siano meno marcati, però la base anatomica è sempre quella. Dalla vista frontale passiamo ad una vista laterale. Ho preparato un piccolo disegno con la vista laterale del naso, suddivisa in zone diversificate dai colori, e ho messo anche i nomi. La parte superiore è composta dalle ossa nasali, poi seguita dalle cartilagini laterali e le cartilagini alari in rosso. Poi nella parte sotto possiamo vedere la columella in arancione e le ali del naso in verde. Vediamo di trovare queste parti sul nostro modellino. Qui a metà naso finisce la parte ossea, ecco, è inclinata in questa direzione. Andiamo a vedere sul cranio se corrisponde. Ecco, la parte ossea è inclinata così e finisce a metà naso. Poi abbiamo le cartilagini laterali che sono più o meno in questa zona e le cartilagini alari che sono appena sotto, più o meno, no, sì, così, più o meno. Poi abbiamo l'ala del naso che fa una specie di anello, gira su se stesso, e infine la columella, un semicerchio che va a rientrare. Provo adesso a disegnare i tre trapezi che abbiamo visto nella vista frontale e a collocarli nella vista laterale. Più o meno sono così. Dove finisce la parte ossea è la zona di solito più alta del naso ed è qui, un punto più alto di solito è qui. Adesso provo a disegnare la struttura ossea del cranio in blu e come possiamo vedere dalle due foto, che è un prima e dopo un intervento di rinoplastica, la struttura ossea sotto cambia completamente la forma del naso. Qui l'osso è stato spinto in dentro e quindi cambia la curvatura. La parte in verde è formata da cartilagini che seguono le ossa. Quindi la forma del naso è data anche da queste inclinazioni che sto disegnando tra la glabella e la struttura ossea. Il prima e il dopo si vede che sono cambiate le inclinazioni delle ossa e quindi anche la forma del naso. La forma della ossa è stata modificata. Per iniziare a scolpire prepariamo un piccolo triangolo di Super Sculpey o il materiale che preferite, un triangolo rettangolo più o meno, e lo andiamo ad attaccare alla nostra vasetta.
Poi andiamo a montare la glabella o keystone per dare un'idea della posizione del naso con la fronte. Adesso con una spatola vado a segnare più o meno le zone che abbiamo visto in precedenza, i due trapezi, la metà del naso e la pallina, la punta del naso, la sferetta. Adesso si dovranno aggiungere le due palline per fare le ali del naso. Do una sistematina alle forme e tento di fare stare attaccato il naso alla basetta. Così a grandi linee ci siamo. Si possono vedere i due trapezi e le tre sfere. Il punto più alto e il punto più largo. Adesso vado ad aggiungere un po' di materiale per ricreare la forma delle ali del naso in questi due punti. Adesso con le mirette o loop tool andrò a scavare le narici nella parte inferiore. Un errore che facevo sempre io era fare questa parte piatta, mentre invece ha questa forma data dalla columella. Adesso andiamo ad aggiungerla, un po' di materiale qua sotto. Adesso sistemo un po' le forme delle cartilagini alari e andrò ad aggiungere anche un po' di materiale a lato del naso per creare un po' quella parte di cartilagine che va a agganciarsi al viso, se no rimarrebbe una forma troppo piatta, non è così. A questo punto più o meno ci siamo. Si possono vedere le parti che abbiamo visto prima nel video, le ali, la columella, la differenza tra la parte ossea e quella cartilaginea. Io l'ho esagerata qui con una gobba eccessiva, però volendo si può rimuovere e creare un naso un po' più dritto o spostare la punta all'insù. Possiamo dargli la forma che vogliamo, allargare le narici, stringerle, creare tutte le forme di naso che vogliamo. Se vogliamo accentuarne la lunghezza o le curve basta aggiungere, togliere materiale, però più o meno diciamo che le forme anatomiche generali sono state rispettate. Ecco, così stiamo aggiungendo un po' per fare un naso un po' più lungo e contorto. Oppure se schiacciamo e allarghiamo otterremo tutt'altro tipo di naso.
Per concludere, una carrellata di personaggi dai nasi veramente importanti, ma nonostante questo con dei visi veramente affascinanti. Ciò vuol dire che un naso grande o strano non implica la bruttezza di una persona, anzi a volte è proprio il punto, è il difetto che rende interessante il volto, come in questi casi. Al contrario, invece, la ricerca della perfezione estrema, della simmetria e di nasi minuscoli crea questo tipo di risultato con delle facce che sembrano di plastica, estremamente poco credibili, secondo me. Bene, il video è praticamente finito. Grazie per la visione e alla prossima!